Saluto generale e ben ritrovati su Astrolibraria e benvenuti a coloro che mi ascoltano per la primissima volta. Come da titolo, siamo ancora alle prese del percorso lunare iniziato con l'avvenimento della luna nuova in Toro del 27 aprile. Come passa veloce il tempo, eh? E incontriamo giorno 12 maggio un plenilunio estremamente potente nel segno dello Scorpione. E vorrei farvi notare che dal 12 maggio si attiverà quindi il secondo step di questo ciclo lunare che camminerà al nostro fianco sino alla giornata del 27 maggio finché non entrerà in circolo un nuovissimo ciclo lunare condotto questa volta dall'impronta dei segni mutevoli, esattamente nel momento in cui comparirà una raggiante luna nuova in Gemelli. Ma adesso siamo ancora alle prese di energie radicate e nel contempo impalpabili negli archetipi dei segni fissi. E se notate, ho scelto per questo speciale un intro musicale che ha la sua ragione di esistenza, diciamo così. Del resto dovete considerare che questa musica si intitola Luci dell'Eliseo, con tanto di rievocazione dei campi elisi. E per chi conosce la mitologia greca e romana sa perfettamente che questo è il luogo dell'aldilà che è destinato soltanto alle anime dei giusti, dei virtuosi, di coloro che hanno fatto la differenza nel proprio percorso terreno ed evolutivo, ma che hanno anche lasciato il segno ad altri per guidare l'umanità nella loro evoluzione. E siccome l'archetipo dello Scorpione è strettamente legato al principio della trasformazione, ma soprattutto della morte spirituale ed energetica, mi riferisco a quelle densità cristallizzate nella nostra anima. Ho immaginato proprio che questa musica avesse quel non so che da sussurrare, da dietro le quinte o oltre il velo del visibile. Come al solito troverete tutte le informazioni dell'artista nella descrizione del video. Prima di andare avanti, però, ci terrei a farvi le mie solite raccomandazioni veloci. Abbiate pazienza. Ci tengo a precisare che l'analisi astrologica che condividerò oggi con voi è in chiave collettiva, cioè generalizzata, starebbe da prendere con le pinze, da riflettere in base alla propria ispirazione, la propria esperienza personale e quant'altro. La vera astrologia viene attraverso il confronto accurato di un tema natale perché lo guarda tutto quanto nella sua completezza e se volete ricevere la promozione dedicata al transito di Lilith in Scorpione, cioè in comparazione al vostro tema natale ovviamente, per capire le influenze che potrebbe esercitare su di voi sino a dicembre, scrivetemi in email e vi darò tutte le informazioni senza impegno. E se volete supportare in modo gratuito il lavoro che svolgo qui su Astrolibraria, a me farà piacere. Basterà mettere un semplice mi piace al video, commentare, farlo girare giusto per l'algoritmo e ricordate che Astrolibraria, cioè Giusy Stregatta, è presente qui su YouTube e da pochissimo tempo anche su TikTok. A questo proposito, se non siete iscritti su TikTok, vi aspetto, troverete i riferimenti nella descrizione sempre del video. Bene, diamo il benvenuto alla luna piena in Scorpione, che sicuramente avrà qualcosa di molto importante da sussurrare. Il punto zenith di questa luna piena sorgerà esattamente alle ore 16:55
E vorrei farvi presente che questa luna sfiorerà il 22° grado e 12 millesimi. Di conseguenza, non escluderei che nativi di terza decade, ma soprattutto chi possiede questi gradi precisi o vicini coinvolti nei segni, avrà un'influenza molto più forte e pronunciata. Dunque, quando dico che ci troviamo di fronte ad una luna potente, intendo dire che è reduce di un'intensità emotiva estremamente forte. Un'intensità emotiva che il più delle volte non viene riconosciuta secondo la sua natura, ma bensì secondo quello che noi ci aspettiamo o desideriamo immaginare. E voi lo sapete, no? Sapete che l'archetipo dello Scorpione possiede un'immaginazione magica, letteralmente in tutti i sensi. Diciamo così, ci troviamo di fronte ad un archetipo dotato di un'intensità emotiva strabiliante. Non solo perché lo è il suo archetipo lunare in Scorpione di per sé, ma ve lo dico sottovoce, basterebbe già questo. Ma persino perché abbiamo i due governatori che direzionano le energie predominanti dello Scorpione, cioè Marte e Plutone, in altri due segni fissi. In poche parole abbiamo la croce su in alto completa dei segni fissi. Ma noi dobbiamo tenere in considerazione che di fronte a questa configurazione particolare del cielo emergono determinate tensioni, attriti che dobbiamo affrontare e nel contempo delle opportunità di crescita e di cambiamento notevoli. Marte è in Leone, mentre Plutone è in Acquario, nella sua veste peraltro retrograda in questo momento, ed entrambi formano due quadrature, due signore quadrature. Ma poi c'è anche un Sole in Toro e un Mercurio in Toro, accompagnati da un Urano in Toro, che è il suo segno opposto, e va strettamente in collisione con questa Luna in Scorpione, ma nel frattempo l'archetipo del Toro cerca di amplificare quel bisogno di stabilità persino in questa Luna stessa in Scorpione. Non è da sottovalutare il suo intervento, Cioè, se noi andiamo oltre all'etichetta della parola opposizione, che cosa scopriamo? Che ciò che è opposto nella nostra vita si può trasformare in stabilità. Diciamo così, tradizionalmente, quando una luna è messa in questa posizione, si dice che presenta delle lesioni importanti. Sì, è assolutamente vero, e non potrei dire altrimenti. Ma dall'altra parte c'è un potere estremamente significativo per la trasformazione delle energie, sino in fondo, che non si ferma alla superficie delle cose, che vorrei farvi notare, si sono già rivelate anche attraverso i transiti ravvicinati che vi ho svolto ultimamente. Non mi riferisco soltanto ai transiti ravvicinati che coinvolgevano Plutone in Acquario o Marte in Leone, ma persino Venere in Ariete, ad esempio. Sto parlando dell'ultimo transito di sestile che ho condiviso tra Venere e Plutone, per intenderci, che l'ho definita come questo sestile, intendo, l'ho definito, no definita, definito ho come se fosse una preparazione di accompagnamento
al plenilunio in Scorpione. Poi c'è un'altra componente importantissima che non può passare inosservata, ed è che questa luna piena in Scorpione forma una congiunzione con Lilith, evocando ancora più potere trasformativo di queste parti ombra che derivano dal subconscio più profondo dell'essere e che vanno anche a trasferirsi in esterno attraverso che cosa? Le nostre relazioni. Non casualmente, vi dico già ora in questa premessa, che questa luna piena andrà a lavorare tantissimo sia nel rapporto e relazione con noi stessi, di queste parti ombra da trasformare in una nuova luce di consapevolezza, ma nel contempo anche nella sfera relazionale esterna. Perché soltanto quando riusciamo a plasmare un rapporto autentico con noi stessi, siamo in grado anche di manifestarlo nelle nostre relazioni esterne. Non solo vivendole autenticamente parlando, per intenderci, ma anche a saperle riconoscere rispetto a quelle che non lo sono assolutamente. Detto ciò, qual è l'insegnamento che si nasconde dietro al velo di questa luna piena in Scorpione? Probabilmente in quelle relazioni esterne c'è un'energia che soltanto quando viene trasformata nel nostro interno può tornarci indietro, generando un distacco sano da tutte quelle proiezioni che in qualche modo ci tengono ancora imprigionati a livello inconscio nel nostro percorso attuale e presente. Però queste proiezioni di distorsione non ci rendono autentici, ma bensì in una veste differente. Ecco spiegato perché la trasformazione in essere è più potente, perché è in grado di esercitare quel rilascio. Altrettanto magari ci sono delle proiezioni di relazione importanti che sono state interrotte dal nostro orgoglio personale, dal nostro lato egoico e che necessitano di essere viste per quelle che sono, sia nel valore simbolico del passato, ma anche di un riassestamento di tale metamorfosi. Non casualmente qui ci penserà Saturno. Già, che attualmente è al 28° grado nel segno dei pesci, quasi nel suo percorso anaretico finale prima di entrare in Ariete. E vorrei farvi notare che il passaggio di Saturno in Ariete presagisce un nuovo inizio, un rinnovamento, che in alcuni casi può avvenire attraverso un rinnovamento in quelle relazioni di autenticità, in quelle connessioni che servono per il percorso costruttivo del futuro. Oppure il tagliare completamente quelle connessioni che non sono autentiche e che possono impedire, semmai, quell'evoluzione necessaria. Saturno, il redentore del karma dell'uomo, che in questo caso dà una mano alla luna in Scorpione. In questo aspetto, se vogliamo, da una parte di discernimento, che provoca la saggezza delle esperienze, ma anche di taglio, laddove è indispensabile. In poche parole, questa luna piena in Scorpione attiverà delle energie potentissime per il rilascio di determinate energie
che sono ipoteticamente da lasciare andare. Nel contempo ci ricorderà che per lasciare andare qualcosa di impalpabile bisogna prima di tutto trasformarlo in noi stessi. Non casualmente questa potente luna piena in Scorpione formerà anche un trigono con il nodo nord in Pesci, che è in bilico in questo momento tra l'esperienza del suo passato karmico, in quella necessità di stabilità ritrovata e di trasformazione che può avvenire nel suo Dharma. Questo perché? A cosa serve? Affinché possa riprendere la traiettoria più giusta ed equilibrata del suo cammino terreno e presente. Diciamo così, allora, dunque questo sarà il momento di comprendere quali sono i nostri sentimenti e desideri autentici, non quelli che derivano dalla personalità, dalla mente egoica, che alimenta quella separazione da noi stessi, ma neppure dal mondo caotico sociale che ci coinvolge direttamente non. Semmai dei sentimenti e desideri che necessitano di ascolto profondo da parte della nostra anima. Qui c'è la scintilla. Questo sarà il momento di liberarsi da tutto quello di cui non abbiamo più bisogno, così da riconnettersi con la propria autenticità, che è il lavoro che alla fine va a proiettare Lilith in Scorpione, oltre quelle forme pensiero ed emotive che ci fanno diventare degli angioletti o dei demoni a secondo della situazione. Di certo riuscire ad attraversare la dualità e riconoscerla, trovarsi faccia a faccia con la propria dualità sarà molto difficile, specialmente a livello collettivo. Secondo me, a livello collettivo sarà particolarmente inverosimile. Però vorrei ricordare che questa luna in Scorpione si rivolge a noi soltanto, al nostro sé, al singolo lavoro che dobbiamo fare a contatto con noi stessi. Sarà quindi il momento di conoscere quelle emozioni profonde che non abbiamo mai voluto ascoltare o vedere per quello che sono. Perché respinte dall'ignoranza, che non è un'offesa, la parola ignoranza, cioè nell'ignorare consapevolmente la loro presenza. La domanda qui sorge spontanea. Va bene, Giusy, dimmi un po', che cosa ci darà in cambio questa luna piena in Scorpione? Sapessi. Il cambiamento che avviene attraverso il rinnovamento. Si tratta di un'opportunità reale e concreta di liberarsi da vecchie tendenze, da vecchi schemi che ormai abbiamo fatto nostri, nelle pulsioni più profonde della nostra memoria, così da poter abbracciare delle nuove energie, delle nuove consapevolezze, che tra le altre cose, per gli avvenimenti che accadranno più avanti, saranno necessarie per affrontarli. Ci donerà delle nuove prospettive che poi a quel punto vedremo più avanti, insieme alla luna nuova in Gemelli. Per il momento affrontiamo questo step lunare che è già abbastanza tosto, no? A questo punto penso anche di aver detto fin troppo.
troppo e vorrei dedicare un'ispirazione rivolta ad ogni segno zodiacale, anzi ad ogni archetipo preso da solo. Ma vi consiglierei di ascoltare anche il vostro ascendente, ma specialmente la vostra luna natale, soprattutto in questo caso. Ecco, probabilmente la luna natale ha un valore molto più significativo questa volta, persino del Sole. Carissimi figli di Marte, questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel Sole in Ariete, un ascendente o una Luna in Ariete. Dunque, per voi la presenza di questo corridoio energetico molto potente nell'archetipo dello Scorpione, che perdurerà sino al 27 maggio, non rappresenta una sfida personale, perché si tratta di un'energia del tutto neutrale, salvo imprevisti sul tema natale, lo ricordo sempre. Ad esempio, per coloro di voi che possiedono un ascendente o una luna natale in questi segni, Cancro, Scorpione, Pesci, Vergine, Capricorno, ne verranno parzialmente beneficiati. A differenza degli altri segni fissi che vivranno qualche sfida leggera, ma avranno anche una potenzialità in più da trasferire nella propria esperienza, Toro, Leone, Acquario. Ecco, se possedete queste corrispondenze, vi consiglierei sinceramente parlando di ascoltare l'oroscopo dedicato, perché potrebbe aggiungere quella cosa in più rispetto al vostro, Detto ciò, per quanto non sia un transito lunare che vada a sfidare, scusatemi, non sfilare, sfidare il vostro essere emotivo, dovete comunque tenere in considerazione che proprio a livello generale possiede una sensibilità molto spiccata ed è quindi in grado di provocare una sensibilità anche più pronunciata ad ognuno di noi. Fortunatamente in questo momento e anche per tutto questo periodo in cui verrà coinvolta la Luna in Scorpione, Mercurio è nel segno del Toro e quindi non va ad alterare quella percezione psichica in voi stessi, perché si tratta di un'altra natura neutrale nei vostri riguardi. Anzi, non escluderei che questa sinergia possa movimentare il vostro essere intuitivo per delle azioni più pratiche, concrete, nella vostra dimensione fisica, che avrà effettivamente un interesse e un'attenzione maggiore da parte vostra. Però non può passare inosservato che c'è una Venere congiunta al vostro Sole, che potrebbe rendervi più emotivi nei confronti delle vostre emozioni personali, ma soprattutto nella sfera relazionale, esercitando quella scintilla di fuoco in più, no? Una scintilla di fuoco che non tende a bruciare tutto quello che incontra, per carità, ma bensì che vuole ravvivare paradossalmente la propria vita affettiva e sentimentale. E probabilmente questo corridoio energetico lunare vi chiederà in qualche modo di dover ascoltare la veridicità dei vostri sentimenti per uscire fuori da quella condizione quasi meccanica di viverli o di interpretarli in un certo modo piuttosto che un altro. Fortuna vuole che anche Marte in Leone nei vostri riguardi formerà un bel trigono di fuoco nel frattempo, anche se si va a scontrare, come è logico che sia, con questo plenilunio e Scorpione, esaltando però su di voi quel bisogno di manifestare una sensibilità differente nei confronti degli altri, ma specialmente in quelle relazioni in cui vi sentite inconsciamente come in competizione. E vorrei sottolineare tale fatto, inconsciamente, perché non è detto che noi dall'altra parte ne siamo pienamente consapevoli. Consapevoli di cosa? Che avvertiamo quella sfida di competere o con il nostro sentimento personale o con quella persona stessa che è in grado di scatenare un certo movimento interno nelle nostre emozioni. In poche parole, questo corridoio energetico lunare vi guiderà a lasciare andare
o a lasciar perdere, intendo, quello che poi alla fine non vi porta comunque ad assumere quel ruolo da leader che desiderate avere nei confronti di voi stessi, soprattutto. Dall'altra invece potrebbe suscitare delle emozioni molto più profonde, soprattutto in relazione a quello che avvertite di vero, di autentico nelle connessioni che avete con il mondo circostante, sulle quali percepite chiaramente che potete fare affidamento rispetto a quei rapporti con i quali invece non c'è proprio un appiglio di sostegno. E quindi questa luna vi spingerà a comunicare con voi stessi, non solo attraverso quella parte razionale della mente, ma semmai attraverso il vostro subconscio, che va anche a schiarire quelle ambizioni sulle quali vorrete esercitare dei nuovi inizi più avanti. Quindi in qualche modo questo corridoio energetico vi guiderà a comprendere che quella profondità emotiva si può utilizzare a vostro vantaggio, lasciandovi poi guidare da quel flusso di nuovi propositi da esercitare attraverso la luna nuova in gemelli, che aprirà un corridoio energetico lunare che nei vostri riguardi ricadrà a livello personale, ma anche a livello propositivo. Per il momento è tutto, o quasi, e restate nei paraggi perché ci sentiamo molto presto tra i transiti ravvicinati, che sono comunque importanti per mettere in chiaro come funzionano certe energie planetarie, ma specialmente con il prossimo appuntamento speciale che è dedicato a Saturno in Ariete nel vostro segno, nel quale parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale, compreso il vostro. A presto e un bacione. Carissimi figli di Venere, questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in toro, un ascendente in toro come me o una luna in toro. Dunque, per noi, come ben sapete, questa luna piena in Scorpione formerà un'opposizione, perché giustamente ci va a coinvolgere in prima persona, e questo sino il 27 maggio, Ma vorrei comunque ricordare che l'opposizione possiede dei potenziali di sicuro interesse, soprattutto se riconosciuti e visti come tali. Per la serie, se ci soffermiamo sulle contrarietà percepite, rischiamo semplicemente di potenziarle anche noi stessi, E quindi da parte nostra sarebbe saggio un atteggiamento più consapevole e distaccato da queste tendenze. Detto ciò, transito lunare che può raggiungere un certo apice delle emozioni più subconsce, anche in quel grado di sensibilità che non sempre si mostra in maniera così chiara e palese, almeno non in quell'istante preciso in cui proviamo certe emozioni, ed effettivamente è solo con la riflessione del dopo tempo che vediamo le cose senza quel coinvolgimento eccessivo, no? In poche parole, sarà molto importante durante questo corridoio energetico lunare non prendere delle decisioni importanti nella nostra vita che siano, diciamo così, dettate da pulsioni emotive impegnative. Fortuna vuole che dall'altra parte, durante questo corridoio energetico lunare, sarete comunque affiancati da un sole nel vostro archetipo sino al 20 e da un buon Mercurio in Toro che tenterà in tutti i modi di radicarvi agli obiettivi, e non solo agli obiettivi di per sé, ma anche nella vostra parte psichica più obiettiva. Ecco, se non ci fosse stato l'intervento di Mercurio nel vostro archetipo, le energie di questo plenilunio in Scorpione sarebbero state più comprovanti o sfidanti, Tanto è vero che non escluderei che questo transito lunare andrà a incentivare la vostra piena vitalità, e sarà molto importante investire questa energia attraverso le classiche ambizioni del fare quotidiano, no? Perché altrimenti qualche ostacolo o imprevisto a livello proprio emotivo potrebbe sopraggiungere. E vi dico questo non per una casualità,
ma perché c'è sempre la presenza di un Marte in Leone nel frattempo, che si scontra sia con noi e sia con il plenilunio in Scorpione e quindi potrebbe rimarcare qualche fiammata emotiva in più, soprattutto qualora non canalizzaste questo potenziale in attività concrete. Diciamo così, anche la presenza di una Lilith in Scorpione, accompagnata da un transito lunare di questo tipo, non è da sottovalutare, perché potrebbe far percepire qualche conflitto interiore non sempre chiaro, che in qualche modo sarà da affrontare in punta di piedi e forse anche con un certo distacco. L'importante, secondo me, è non arrivare alla completa passività, cioè la tendenza di non reagire attraverso quell'azione di fare, perché in quel caso le energie potrebbero diventare un pochettino più pesanti e questo non lo dico tanto per, ma perché è una corrispondenza reale di ottava bassa del transito in questione, ma anche di questo cielo abbastanza battagliero nei confronti dei segni fissi. Quindi da una parte sarà molto importante per noi potenziare l'autenticità degli obiettivi e delle situazioni più pratiche della nostra vita e nel contempo rilasciare quel conflitto interiore emotivo sul quale magari può anche riversarsi la sfera relazionale. Anche se nel nostro caso specifico la presenza di una Venere in Ariete non è un'altra sfida personale, questo è da dire, a differenza magari dei segni cardinali che avranno questa corrispondenza da tenere più sotto controllo. Diciamo così, se per caso, e dico per caso, possedete una luna o un ascendente nei segni cardinali, come ad esempio accade a me perché io possiedo una luna in bilancia, allora anche sul fronte sentimentale ed affettivo bisognerebbe stare un pochettino, come si può dire, in allerta. Ma tendenzialmente nei vostri confronti il cielo è contornato comunque dalla presenza del vostro archetipo, che è più protettivo e soprattutto centrato. E non escluderei che nel potenziale di questa luna in Scorpione non vi sia semmai quella spinta di perdizione, ma bensì di trasformazione per i vostri obiettivi futuri, in modo di arrivare di fronte al novilunio in Gemelli con delle prospettive differenti sulle quali plasmare poi dei nuovi inizi. Considerando che per quanto nei vostri riguardi abbia una natura del tutto neutrale, andrà proprio a seminare il terreno di nuove energie da ridimensionare nella nostra esistenza. Per il momento è tutto, o quasi, e restate nei paraggi perché ci sentiremo molto presto tra i transiti ravvicinati, che sono comunque importanti perché guidano a comprendere come funzionano certe energie planetarie, ma specialmente con il prossimo appuntamento speciale che sarà completamente dedicato a Saturno in Ariete, nel quale parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale, non mancate. A presto e un bacione. Carissimi figli di Mercurio, questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in Gemelli, un ascendente o una luna in Gemelli. Dunque, per voi questo ciclo lunare in particolare è stato del tutto neutrale e in particolar modo anche il plenilunio e Scorpione non possiede degli aspetti astrologici sfidanti nei vostri riguardi. Se possedete un ascendente o una luna in questi segni, Cancro, Scorpione, Pesci, Vergine, Capricorno, ne verrete particolarmente beneficiati, a differenza del Toro, Leone, Acquario, che dovranno un po' controbattere con queste energie così altamente sensibili. Considerate che gli effetti di questo corridoio energetico lunare saranno ben visibili sino al 27 maggio, finché poi non giungerà un nuovo ciclo lunare che vi riguarda personalmente e che ringrazio in modo particolare, visto e considerato che accadrà una luna nuova nel vostro archetipo, che noi segni d'aria aspettiamo così, no, con il fiatone.
Detto ciò, transito lunare che va ad accentuare comunque un grado di sensibilità emotiva a tutti quanti. Giustamente si tratta di una potente luna in Scorpione che spinge più che altro all'integrazione anche di quelle parti ombra che non riconosciamo come tali. Ma nei vostri riguardi, siccome in questo periodo, e a dir la verità in tutto il periodo in cui ci sarà questo transito lunare, sarete accompagnati anche da una Venere in Ariete, da un Marte in Leone in buon aspetto astrologico. Ecco, su di voi c'è da dire che c'è un mezzo equilibrio sotto questo punto di vista, eh. Del resto vorrei farvi notare che sia Venere che Marte nei vostri confronti formano due sestili, che sono proprio dei transiti protettivi, non casualmente. E se aveste avuto, diciamo così, una Venere o una Marte, vabbè, o un Marte contro, intendo dire che formavano opposizioni o quadrature, il discorso vi posso garantire che si sarebbe un po' accentuato. Intendo quel discorso di sfida nel dover ascoltare quella densità emotiva più forte, esattamente come accadrà ai segni fissi, ma anche agli altri segni cardinali. Ciò però non toglie il fatto che questa luna in Scorpione andrà a motivarvi inconsciamente ad un ascolto emotivo delle vostre emozioni e delle vostre sensazioni ad un livello molto più profondo, perché è una caratteristica base di questo corridoio energetico lunare per tutti quanti. Ma questo per favorire una trasformazione di quella densità emotiva che ci può inconsciamente bloccare ed essere in circolo all'interno di noi stessi prima di esserlo al di fuori, no? E non solo, soprattutto quando si tratta anche della sfera relazionale con la quale voi stessi ne siete ogni giorno in confronto. Mi spiego meglio. Probabilmente questa luna in Scorpione vi spingerà anche all'ascolto delle emozioni che sono in atto nelle vostre relazioni più intime ed importanti. Mi riferisco proprio allo scambio delle emozioni che accadono tra voi e le relazioni che ritenete speciali o più complesse, proprio per guidarvi ad alleggerire quel carico denso là dove è presente soltanto, ovvio, perché non tutti giustamente nelle proprie relazioni possono avere questa energia di incomprensione o di tensione in atto, no? In poche parole, questo transito lunare vi spingerà ad un bisogno inconscio, come di essere più vicini a livello emotivo alle vostre relazioni affettive, anche amicali, familiari o sentimentali, ma soprattutto a comprendere come queste energie non spiegate a parole possano influenzare di fatto non solo le nostre relazioni, ma anche noi stessi o come noi possiamo influenzare gli altri a nostra insaputa, perché c'è anche da tenere in considerazione quello. Detto ciò, sarà un momento molto importante per la chiarezza dei propri sentimenti, dei sentimenti anche condivisi con le altre persone, in modo che poi con l'arrivo del prossimo ciclo lunare, che vi ricordo vi riguarderà personalmente, possiate intraprendere anche dei nuovi inizi e delle nuove esperienze a contatto con le vostre emozioni ed ambizioni. Per il momento è tutto, o quasi, restate nei paraggi perché ci sentiremo molto presto tra i transiti ravvicinati che sono comunque importanti per capire come funzionano certe energie planetarie, ma specialmente con il prossimo appuntamento speciale, che in realtà è il secondo, e sarà dedicato completamente a Saturno in Ariete, nel quale parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale, quindi non mancate, eh? A presto e un bacione. Carissimi figli della Luna, questo spazio completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in cancro, un ascendente o una luna in cancro.
Dunque, per voi la presenza di un plenilunio in Scorpione non rappresenta una sfida personale, almeno non a carattere astrologico, perché nei vostri riguardi formerà un potenziale trigono. Però dovete considerare che si tratta di una luna particolarmente potente, a carattere sensibile ed emotivo. Per la serie può anche accentuare di più il rapporto con le vostre emozioni e sensazioni personali. Questo è da tenere in considerazione in realtà per tutti i 12 archetipi zodiacali. Ma fortunatamente, avendola in trigono, quantomeno non andrà a sfidarvi in senso più conflittuale, specialmente qualora utilizzaste semmai la sua capacità straordinaria di introspezione, che vi tornerà, tra le altre cose, di forte utilità. Detto ciò, transito lunare che ci accompagnerà sino al giorno 27 maggio, finché non sorgerà un nuovo ciclo lunare nei segni mutevoli, e c'è da dire che in tutto questo lasso temporale la sua presenza vi spronerà in qualche modo ad approfondire le vostre intuizioni e le vostre sensazioni sino in fondo. Diciamo così, ad un livello di profondità maggiore, ma anche con quella voglia di approfondire questo aspetto della vostra sensibilità più nascosta. Ecco, se in alcuni momenti della vostra vita, il dover confrontarvi con le vostre emozioni più profonde poteva spaventarvi, questo non solo per alcuni di voi magari, in questo caso vi trovate di fronte ad una natura familiare, prettamente di casa, come si suol dire, e vorrei farvi notare che quando noi ci sentiamo a casa, ci sentiamo a nostro agio, no? In poche parole, la bella cosa, se così si può dire, è che questa luna in Scorpione vi renderà molto più coraggiosi. Persino penetrare quei conflitti interni o quelle opposizioni emotive per le quali avete sempre avuto un po' di timore di dover affrontare. A differenza invece della sua sinergia che vi spingerà inesorabilmente ad un confronto, se vogliamo, molto più consapevole di voi stessi, ma anche dell'ascolto intuitivo che entra in circolo tra voi e le altre persone. In poche parole, questa luna in Scorpione vi spingerà a percepire, non dico quanto gli stati d'animo degli altri o delle persone che appartengono al vostro spazio sacro, perché quello siete già in grado di farlo essendo molto empatici, ma a comprendere sino in fondo quelle situazioni sentimentali ed emotive inespresse, che sono collegate sia al passato e sia al vostro presente. Questo per spronarvi a mettere in equilibrio quella chiarezza che magari era venuta a mancare. E siccome per tutto questo tragitto lunare è presente una Venere in Ariete, sarà saggio ascoltare molto di più voi stessi, concedervi degli attimi di introspezione profonda, soprattutto per le situazioni che sono collegate alla vita sentimentale passata. Diciamo così, questa luna in Scorpione vi guiderà delle rivelazioni mai percepite prima, intendo come in questo momento, e ciò vi permetterà anche di liberarvi di un carico energetico che non deriva soltanto da questa esperienza attuale, ma persino dalle vostre esperienze karmiche, riuscendo così a trasformare questa densità energetica per attrarre delle nuove energie ed esperienze a contatto in primo luogo con voi stessi e poi anche con gli altri. Fortuna vuole che dall'altra parte sarete per tutto il tempo anche accompagnati da un Mercurio in Toro, in buon aspetto verso di voi, che vi renderà molto molto più obiettivi, e ciò vi permetterà comunque di mantenere quel rigore di ascolto consapevole. E l'intervento di Mercurio in Toro su di voi sarà fondamentale in questo periodo, eh? Per il momento è tutto, o quasi, e restate nei paraggi perché ci sentiremo molto presto tra i transiti ravvicinati, che sono comunque fondamentali. Questo per mettere in chiaro come funzionano certe energie planetarie, ma specialmente con il prossimo appuntamento speciale che è dedicato a Saturno in Ariete, nel quale parlerò anche delle influenze rivolte verso ogni segno zodiacale. E visto che vi riguarda personalmente, come ben sapete,
Ecco, non mancate, eh. A presto e un bacione. Carissimi figli del sole, questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in Leone, un ascendente o una luna in Leone. Dunque, per voi, così come per noi dell'Acquario, anche per l'altro segno fisso coinvolto, cioè il segno del Toro, questo plenilunio in Scorpione sarà da affrontare in punta di piedi, non per qualcosa, ma perché possiede a livello proprio collettivo un'energia abbastanza prorompente in termini di sensibilità e di spinta all'ascolto profondo delle emozioni. Del resto vi ricordo che questa luna piena andrà a congiungersi persino con Lilith in Scorpione e su di noi avrà un effetto un po' paradossale, sinceramente, perché ci spingerà anche ad un bisogno di connessione emotiva più autentica e profonda, non solo a contatto con noi stessi, ma soprattutto nella sfera relazionale che ci coinvolge da vicino o da più lontano. Detto ciò, sino al 27 maggio dobbiamo considerare gli effetti di questa luna che potrebbe di fatto pronunciare un grado di intensività emotiva, che tuttavia in questo caso si rivolge più al mistero, all'introspezione, cioè al dover investigare e scoprire dentro di noi quelle sfaccettature non spiegabili a parole e che in qualche modo potrebbe anche renderci più riservati, se vogliamo, nei confronti degli altri, ma soprattutto nei confronti di coloro con i quali attualmente ci sono magari delle tensioni in atto o queste tensioni, incomprensioni sono magari accadute nel passato, no? Ci tengo a precisare che questa sinergia potrebbe manifestarsi quindi nei rapporti intimi ed affettivi, soprattutto nelle relazioni sentimentali, familiari, ma anche lavorative, non in tutte, ma dove ci sono magari delle connessioni più superficiali in questo caso, negli ambienti di lavoro. Qua l'effetto contrario. Diciamo così, le tensioni nascoste, quelle più forti a carattere affettivo, dove c'è già una connessione emotiva altrettanto forte alle spalle, potrebbero in qualche modo riemergere di sottofondo. E il termine di sottofondo non è casuale, perché non si tratta di una luna di fuoco, ma bensì di una luna d'acqua che certe emozioni o sentimenti non te le lascia vedere pur vivendole dentro di lei. Detto ciò, questa luna in Scorpione ci chiederà in cambio di non agire a carattere estroverso in questi conflitti per andare a dissolverli, altrimenti rischiamo di amplificare il carico, eh? In poche parole, questa luna ci guiderà nel nostro interno a comprendere come dissolvere quell'energia non affrontata o non rilavorata. Ma se lo facessimo direttamente con l'altra persona, andando a riscaldare anche gli animi di quelle discussioni passate, rischiamo semplicemente di azionare la sua ottava bassa. Ecco spiegato perché questa luna in Scorpione ci renderà molto più riservati in realtà. E non solo, anche inaccessibili sotto questo punto di vista, perché sarebbe l'atteggiamento più saggio per affrontarla al meglio, sinceramente. A differenza invece di coloro che percepiranno questo grado di riservatezza e lo seguiranno, del quale voi mm, solitamente non ne siete più di tanto abituati, questo è da dire, perché quando percepite un'emozione così forte risalire dalla vostra pancia, dovete manifestarla al di fuori o affermarla con tutto il suo carico, no? E siccome attualmente c'è anche la presenza di un Marte congiunto al vostro Sole, vi verrà richiesto come di controllarvi un pochettino di più, specialmente se nelle vostre tensioni c'è un bisogno di stabilire una connessione più profonda, non solo a contatto con voi stessi, ma anche con gli altri.
specialmente nei riguardi, ripeto, di quelle relazioni più intime che sono sicuramente le più importanti per voi. Di conseguenza, affrontando questo transito lunare in punta di piedi, con una certa consapevolezza delle sue energie e nel contempo anche delle sue richieste, vi guiderà a sciogliere o dissolvere questi conflitti precedenti accaduti e ristabilire una connessione più verace con voi stessi, di conseguenza anche con gli altri. In modo che poi con l'arrivo ciclo lunare prossimo, così che ho detto con l'arrivo ciclo, con il nuovo ciclo lunare prossimo, che vi ricordo accadrà dal 27 maggio in poi, avete a prescindere due lune una buonissima posizione. Mi riferisco sia alla luna nuova in Gemelli, ma anche alla luna piena in Sagittario. E avrete anche quella giusta leggerezza interiore per andare a riflettere delle nuove energie, delle nuove esperienze a contatto con voi stessi, ma anche con gli altri. Però è vero, durante questo tragitto lunare dobbiamo ricordarci in qualche modo di evitare di mettere il ditino nella piaga, lo dico sinceramente, perché sarebbe sbagliato anche da parte mia non avvisarvi di ciò, perché è un transito lunare un po' pericolante. Per il momento è tutto, o quasi, e restate nei paraggi perché ci sentiamo molto presto tra i transiti ravvicinati, che sono comunque importanti per capire come funzionano le energie planetarie e soprattutto come utilizzarle, ma specialmente con il prossimo appuntamento speciale che sarà completamente dedicato a Saturno e Ariete, nel quale parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale. E visto che vi riguarda in prima persona, non mancate. A presto e un bacione. Carissimi figli di Mercurio, questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in Vergine, un ascendente o una luna in Vergine. Dunque, per voi questa luna piena in Scorpione, che ricordo camminerà al nostro fianco sino al 27 maggio, non rappresenta una sfida ardita a livello personale, specialmente quando parliamo degli aspetti astrologici che va a conformare nei vostri riguardi. Del resto si tratta di un transito lunare in sestile e che va anche a rimarcare un senso di leggera protezione sulle sue energie così sensibili e percettive nella sensitività umana. Ciò però non significa che non sia in ogni caso una luna da tenere in stretta osservazione, perché va ad amplificare l'intensità emotiva più profonda nell'uomo, ma anche quel grado di introspezione tale per attingere la propria verità intuitiva in esse. Detto ciò, transito lunare che va ad amplificare appunto un'intensità emotiva anche a voi, ma nel contempo anche un controllo, se vogliamo, nell'ascolto di queste sensazioni così profonde. Ed aggiungerei soprattutto per voi, in particolar modo quando si tratta di come sapere interagire a contatto con quelle profondità percepite, restandone con un piede fuori e l'altro dentro, no? In poche parole, la sua energia vi motiverà in qualche modo a gestire la vostra parte emotiva, che va anche ad entrare in relazione a livello empatico con gli altri, ma soprattutto a contatto con le vostre vicissitudini interiori, perché alla fine, prima di poter percepire quelle assonanze o quelle affinità in esterno, bisogna prima di tutto connettersi con la propria autenticità, no? Diciamo così, si tratta di un transito lunare particolarmente introspettivo, ma nei vostri riguardi anche molto investigativo. Del resto non possiamo non tenere in considerazione che attualmente siete accompagnati da un Sole e da un Mercurio in Toro, che per quanto vadano a scontrarsi con questa luna in particolare, voi siete praticamente nel mezzo di aspetti astrologici sia da una parte che dall'altra, che tendono in senso positivo nei vostri riguardi. In poche parole, se aveste avuto soprattutto Mercurio contro,
o se possedete per caso un ascendente o una luna nei segni fissi, il discorso può diventare un pochettino più sfidante, specialmente per quel controllo di sé in quello spazio in parte per voi sconosciuto, della sensibilità nel percepire con una certa intensità così forte determinate emozioni. E queste emozioni possono entrare in circolo anche nel confronto della sfera relazionale, che sarebbe il primo strumento in cui questo transito lunare va ad amplificare quel tipo di sentire umano. In poche parole, questa luna vi preparerà ad un'apertura più ricettiva a livello emotivo ed intuitivo, riuscendo così ad avere quella gestione delle stesse. Per la serie, imparando anche a canalizzare o a trasmettere le vostre emozioni, i vostri sentimenti al di fuori in maniera più obiettiva possibile, ma anche concedendosi il lusso di lasciarsi andare un po' di più alle vostre capacità sensibili senza quel timore dell'ignoto, no? Ripeto, fortunatamente questa luna nei vostri riguardi non è una provocazione astrologica personale, se lo fosse stata magari il suo intervento poteva essere un pochettino più turbolento. In ogni caso, però, vi motiverà in qualche modo a dover affrontare anche quelle emozioni più scomode, per capire come trasformarle consapevolmente. Per il momento è tutto, o quasi, restate nei paraggi perché ci sentiremo molto presto tra i transiti ravvicinati, che sono comunque importanti per capire come funzionano certe frequenze planetarie, ma soprattutto il come utilizzarle. Ma poi anche con il prossimo appuntamento speciale che sarà dedicato a Saturno in Ariete, in realtà è un secondo appuntamento dedicato a Saturno in Ariete, però questa volta parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale, compreso il vostro. A presto e un bacione. Carissimi figli di Venere, questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in bilancia, un ascendente o una luna in bilancia come me. Dunque, transito lunare, quello che inizierà attraverso questo corridoio energetico sino al 27 maggio, che ha una veste del tutto neutrale nei vostri riguardi. Ciò però non significa che non si tratti comunque di una luna che può provocare delle sottili sfide, nella percezione emotiva soprattutto, e questo a tutti i 12 archetipi, soprattutto nei casi in cui c'è un bisogno di andare a comprendere più a fondo le sensazioni che si riversano tra di voi e il vostro circondario sacro esterno. Quindi mi riferisco alle relazioni più intime ed importanti e non quelle ordinarie o casuali, ecco. Dimenticavo, se per caso possedete un ascendente o una luna in questi segni, Cancro, Scorpione, Pesci, Vergine, Capricorno, questo transito lunare avrà dei risvolti sicuramente più benefici e protettivi. A differenza di questi altri segni, Toro, Leone, Acquario, che dovranno confrontarsi con quella parte più sfidante della Luna e Scorpione in relazione alle proprie ombre emotive. Detto ciò, transito lunare che in qualche modo va comunque a potenziare quel carico di intensità emotiva, come detto prima, però soprattutto per voi può sembrare qualcosa, non dico di insolito, ma di particolarmente non scorrevole, non fruibile come siete solitamente abituati. Perché dico così? Perché solitamente voi cercate sempre quell'appiglio di equilibrio e di armonia interiore in relazione ai vostri sentimenti personali, no? Per mantenere quel senso di controllo, se vogliamo. Però in questo caso la luna in Scorpione vi spronerà a fare il contrario, cioè a dover affrontare questi sentimenti più profondi, ma a guardarli in faccia. E siccome stiamo parlando di sentimenti che appartengono alla configurazione dell'ombra di certe parti emotive, magari potreste sentirvi strani a dover compiere inconsciamente questo passo, no?
Diciamo così, da una parte questa luna potrebbe farvi sentire quella percezione di vaghezza o di vulnerabilità nei confronti di certe emozioni, non tutte, per carità. Mi riferisco in particolar modo a quelle emozioni che magari infastidiscono quel senso di controllo, per intenderci, ma dall'altra anche un'apertura maggiore a quella connessione con voi stessi più autentica, che poi si riversa come una conseguenza, nel bene e nel male, tanto per usare delle etichette, anche nella sfera relazionale. E vorrei farvi notare che questo transito lunare, come primo strumento, diciamo così, andrà a connettersi sia con la vostra realtà interna, ma anche con quella realtà esterna, sempre nei rapporti. E siccome attualmente c'è una Venere in Ariete che forma un'opposizione, e non solo attualmente, ma anche per tutto il tragitto lunare di questa luna in Scorpione, potrebbe risaltare quella leggera difficoltà di relazionarsi non quanto all'altra persona, ma ai sentimenti che si provano per quella persona, specialmente in quelle relazioni che hanno subito delle tensioni in precedenza e che non hanno ancora rilasciato o risolto quel tipo di ombra dentro di sé. E per quanto possa piacere o meno, questo è l'unico modo per trasformare quell'energia in una nuova consapevolezza, ma soprattutto per alleggerire quelle parti conflittuali che si nascondono nel nostro inconscio. Questo per garantire poi con l'arrivo del prossimo ciclo lunare non quanto un ristagno di queste corrispondenze, ma semmai un rinnovamento, una leggerezza sulla quale poter andare a migliorarsi, ad evolversi in altri aspetti di vita. Perché vorrei ricordare che il prossimo ciclo lunare, che inizierà con una luna nuova in Gemelli, poi incontrerà persino una luna piena in Sagittario e sarà la vostra occasione, cioè l'opportunità per iniziare qualcosa di nuovo a contatto in primo luogo con voi stessi e poi con gli altri, perché ripeto, si tratta proprio di una traiettoria necessaria affinché possa poi avvenire quel rinnovamento delle energie. Per il momento è tutto, o quasi, e restate nei paraggi perché ci sentiremo molto presto tra i transiti ravvicinati, che sono comunque importanti per mettere in chiaro come funzionano certe energie planetarie, ma soprattutto con il prossimo appuntamento speciale che sarà dedicato a Saturno in Ariete, nel quale parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale, visto che ne siete coinvolti in prima persona, non mancate, eh? A presto e un bacione. Carissimi figli di Marte e Plutone, questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in Scorpione, un ascendente o una luna in Scorpione. Dunque, per voi la presenza di questo transito lunare rappresenta l'apice delle vostre impressioni sensibili ed emotive più profonde, ma nel contempo anche quella parte più inconscia di ombra emotiva che in qualche modo vi spingerà inesorabilmente a volerla svelare. In tutti i sensi, tutti gli aspetti possibili della vostra dimensione fisica attuale, per intenderci. Del resto vorrei farvi notare che si tratta di una luna congiunta al vostro sole, ascendente o luna natale che sia. Anzi, a questo proposito, soprattutto per coloro che possiedono una luna in Scorpione di nascita, questa enfasi sensibile ed emotiva sarà triplicata come minimo. Quindi si tratta di un transito lunare che ci accompagnerà sino al 27 maggio, che nei vostri riguardi avrà comunque un doppio potenziale che ora conosceremo al meglio. Dico doppio potenziale non casualmente perché vorrei anche ricordarvi che questa luna si va a congiungere con Lilith in Scorpione. Detto ciò, transito lunare che va ad amplificare il vostro estro sensibile ed intuitivo, ma soprattutto che vi porta a voler esercitare consapevolmente una connessione più profonda ed autentica con il vostro sentire, con la parte emotiva impalpabile che non si manifesta quanto a parole o nei gesti,
ma che passa per mezzo di quelle connessioni emotive che si manifestano inoltre nelle relazioni. Diciamo così, con questa luna in Scorpione ci sarà un'intensificazione di un bisogno da parte vostra. C'è una maggiore profondità con gli altri, preferendo quindi di essere, come si può dire, più attenti a coloro che percepite non quanto speciali o importanti nella vostra vita per una situazione di etichetta sociale, ma soprattutto nei confronti di quelle persone che sono in grado di donare, scambiare quel qualcosa in più nella vostra consapevolezza. Ecco, non escluderei che a livello generale questa luna vi spingerà a voler manifestare una nuova consapevolezza emotiva a contatto con voi stessi, ma di conseguenza anche in proiezione a quel mondo esterno. Quasi come ricreare un'immagine nuova di voi stessi che possa essere molto più pronunciata nelle vostre sensazioni profonde. Sensazioni profonde che però non vorrete comunicare o affermare con tutti, ci mancherebbe altro. Non stranamente questa luna vi spingerà a dover essere più vigili e attenti anche a quei dettagli, cioè quelle espressioni inespresse, come si suol dire, preferendo anche l'ascolto dell'introspezione nel silenzio di quella verità che si nasconde. E questa verità, soprattutto voi, riuscirete a trovarla facilmente durante questo tragitto lunare, anche quando si parla di emozioni non sempre così armoniose, ma che in ogni caso fanno parte del pacchetto, questo per raggiungere quel traguardo di trasformazione, di libertà dalle densità energetiche. Solo che questa configurazione del cielo in particolare vi renderà molto più consapevoli di come avvicinarvi a quelle emozioni senza toccarle completamente. In poche parole, questa luna vi renderà molto più consapevoli di quello che provate, delle vostre sensazioni, sia quelle visibili ma anche quelle più invisibili, che più delle volte vanno a generare inconsciamente le sue conseguenze o quelle alterazioni anche nei nostri rapporti. E siccome attualmente Marte in Leone, questa luna in Scorpione vi guiderà al controllo, ad una consapevolezza diversa anche nei casi in cui ci sono determinate tensioni in atto. Detto ciò, questa luna vi spingerà anche a voler riflettere attentamente sulle vostre relazioni passate e presenti, giusto per ristabilire quel valore di autenticità che avete riconosciuto rispetto a dove è venuto a mancare. E là dove riconosciuto si rinforzerà una nuova energia, ma anche dove è venuto a mancare, con una differenza, in quella forma, diciamo così, anche di distacco da quel grado di dipendenza emotiva che a volte le persone nutrono nei vostri confronti e quindi vi spingerà un po' a tagliare i rami secchi. Per il momento è tutto, o quasi, e restate nei paraggi perché ci sentiremo molto presto con i transiti ravvicinati, che sono comunque importanti proprio per capire come funzionano certe energie planetarie, ma soprattutto per noi come utilizzarle, no? Ma specialmente il prossimo appuntamento speciale, non mancate, mi raccomando, perché sarà dedicato a Saturno in Ariete. In realtà è un secondo appuntamento dedicato a Saturno, cioè è il secondo, ma parlerò questa volta anche delle influenze su ogni segno zodiacale, compreso anche il vostro. A presto e un bacione. Carissimi figli di Giove, questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in Sagittario, un ascendente o una luna in Sagittario. Dunque, per voi questo corridoio energetico lunare, che è provocato ovviamente dalla luna piena in Scorpione, che perdurerà sino al 27 maggio, non è una sfida personale. Per la serie si tratta di una natura astrologica del tutto neutrale, ma dovete comunque considerare che è una potente luna in Scorpione che va a intensificare alquanto i sentimenti e non solo, anche le proiezioni emotive che tendiamo un po' a nascondere di sottofondo.
Se per caso possedete un ascendente o una luna in questi segni, Cancro, Scorpione, Pesci, Vergine e Capricorno, le influenze potreste considerarle molto più armoniose ma anche protettive. A differenza di questi altri segni, Toro, Leone, Acquario, che ne verranno coinvolti in termine più sfidante, ma che avranno comunque in serbo da attingere ad una potenzialità in più quando affrontata nel modo giusto, no? Detto ciò, transito lunare che va ad amplificare particolari sensazioni e sentimenti personali, questo io non lo metto in dubbio, che non sto parlando di sentimenti e sensazioni che fanno un po' impazzire, però insomma un tumulto di un certo tipo. E questa riflessione forse potrebbe essere vista come qualcosa di scomodo, no? Per alcune persone sì, ma non penso per voi. Perché dico così? Perché soprattutto nei vostri confronti vi guiderà in qualche modo a percepire una realtà emotiva più accentuata, ma con un maggiore coraggio. Cioè con uno spirito di iniziativa nuovo anche nell'affrontare certe dinamiche interiori. Mi riferisco proprio ad una coraggiosa consapevolezza di entrare in quei meccanismi più nascosti e segreti proprio per mettere in chiaro e in luce le vostre abilità, le vostre capacità, ma specialmente andare a enfatizzare quell'autenticità emotiva dentro di voi, ma anche condivisa nella sfera relazionale che ritenete più opportuna, no? E per strano paradosso, questo corridoio energetico lunare vi renderà molto più determinati, quasi rinforzati anche dall'enfasi di fuoco di un Marte e Leone che si scontra con questa luna, è vero, ma entrambi nei vostri confronti vi daranno quella spinta giusta e dinamica, se vogliamo, rispetto a quanto poteva accadere in aspetto ombra di questa luna. Poi ovviamente, come detto in precedenza, se per caso possedete un ascendente o una luna nei segni fissi, beh, vi consiglierei di ascoltare l'oroscopo dedicato perché cambierebbe lievemente. Non per qualcosa, ma perché a quel punto vi trovereste anche Marte in Leone contro, no? Mentre su di voi Marte è e sarà la miccia che guida ad affermare anche i vostri bisogni più profondi. Bisogni che verranno messi in risalto da questo corridoio energetico lunare, non stranamente. Inoltre, la presenza nel frattempo di una Venere in Ariete vi spingerà anche a voler ricercare una profondità percettiva in più, non solo nei vostri sentimenti personali, ma soprattutto nelle vostre relazioni, che è un argomento estremamente caro a questa luna piena in Scorpione e anche a Lilith in Scorpione, che ricercano entrambe quel grado di autenticità, cioè quella verità sentimentale che si nasconde dietro a certe azioni e reazioni. In poche parole, questa luna piena vi guiderà ad ascoltare più profondamente le vostre emozioni, ma anche a gestirle più consapevolmente a contatto con gli altri. E non escluderei che possa anche provocare quel bisogno indiscusso di stabilire delle connessioni più profonde con quelle anime che sentite parte delle vostre affinità di visione o di ambizioni di vita, in modo che poi con il prossimo ciclo lunare voi possiate vestire un nuovo ruolo sia a contatto con voi stessi ma anche in comparazione a quelle ambizioni individuali che necessitano comunque di una strada nuova, no? E per quanto il prossimo ciclo lunare inizierà con una luna nuova in Gemelli, vorrei farvi presente che poi si manifesterà con una luna piena nel vostro archetipo, Quindi tanta roba. Per il momento è tutto quasi e restate nei paraggi perché ci sentiremo molto presto tra i transiti ravvicinati che sono comunque utili per mettere in chiaro come funzionano certe energie planetarie e saperle anche utilizzare, ma specialmente con il prossimo appuntamento speciale che vi riguarda personalmente, si tratta di Saturno in Ariete, nel quale parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale, compreso il vostro. A presto e un bacione. Carissimi figli di Saturno,
Questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in Capricorno, un ascendente o una luna in Capricorno. Dunque, per voi questo corridoio energetico lunare rappresenta un piccolo appiglio dove fermare tutta la vostra attenzione. Un'attenzione da una parte più amplificata in termine emotivo e sensazionale, questo è vero, ma nel frattempo anche più distaccata, se vogliamo. Grazie anche alla presenza del toro, che nonostante non vada propriamente d'accordo con questo plenilunio e scorpione, ecco, voi vi trovate in una realtà paradossale favorevole sia da una parte che dall'altra. Del resto vorrei ricordare che questo transito lunare nei vostri riguardi formerà un doveroso sestile, mentre l'archetipo del toro dei trigoni di terra che vi manterranno particolarmente centrati, radicati nelle vostre similitudini interiori ed esteriori. Detto ciò, transito lunare che probabilmente andrà a incidere sull'ascolto delle vostre emozioni in una maniera notevole e forse un po' insolita al vostro modo di essere. Perché dico così? Perché vi spingerà inconsciamente a dover anche osservare quelle parti ombra della vostra personalità. Quelle parti ombra che solitamente tendete ad affrontare sempre a testa alta, ma senza un coinvolgimento emotivo troppo eccessivo. Attenzione, con questo non sto dicendo che la luna piena in Scorpione vi renderà eccessivamente emotivi, anzi, semmai vi motiverà in qualche modo a dover mantenere salda la vostra centratura, scivolando tuttavia anche in quella parte inesplorata delle vostre emozioni, che in ogni caso verranno accolte con quel distacco freddo, se vogliamo, della vostra terra. Del resto, come anticipato già prima, l'intervento dell'archetipo del toro su di voi sarà fondamentale per tutto questo corridoio energetico lunare, anche perché c'è, come ben sapete, una Venere in Ariete che poteva invece suscitare delle pulsioni emotive più incontrollate. Del resto, per quanto una Venere, ad esempio, in aspetto disarmonico non procuri grandi dissapori, si tratta comunque di una Venere di fuoco che possiede un temperamento molto più impulsivo, no? Però la freddezza dell'acqua dello Scorpione, ma anche della Terra, vi renderà sicuramente meno accessibili di fronte a quel calore. Non escluderei che comunque qualche pizzicore Venere in Ariete andrà a provocarla, soprattutto nel riflesso di questa luna in Scorpione, che dovrà comunque guidarvi nel cuore dei vostri sentimenti, ma in ogni caso vi spingerà a non voler perdere il controllo delle vostre emozioni, soprattutto quando si tratta del confronto in termine intimo nella sfera relazionale più importante. Diciamo così, accettare ed accogliere a volte quella vulnerabilità non è un sintomo di debolezza, ma semmai di piena maturità e di consapevolezza, di come saper affrontare certe profondità emotive che in ogni caso vi richiameranno in qualche modo, sia che vogliate ascoltarle o meno, quindi tanto vale esserne consapevoli ed utilizzarle. In cambio questa luna però vi darà una certa forza emotiva in più conquistata e vi permetterà quindi di arrivare soprattutto nel cuore dell'estate, quando sorgerà l'archetipo del Cancro, il vostro segno opposto, con una certa tempra di controllo emotivo. Per il momento è tutto, o quasi, e restate nei paraggi perché ci sentiamo molto presto tra i transiti ravvicinati che sono comunque interessanti, soprattutto per mettere in chiaro come funzionano certe energie planetarie e specialmente il capire come utilizzare queste frequenze, ma poi con il prossimo appuntamento speciale che è dedicato a Saturno in Ariete, nel quale parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale, compreso il vostro. E visto che vi riguarda personalmente, non mancate, eh? A presto e un bacione. Carissimi figli di Saturno e Urano come me. Questo spazio è completamente dedicato a noi soltanto, sia per chi possiede un bel sole in acquario, un ascendente o una luna in acquario.
Dunque, per noi, così come per il nostro segno opposto, il leone, ma nel contempo anche per il segno del toro, anche se in veste magari più lieve, questo corridoio energetico lunare rappresenta una sottile sfida da cercare in tutti i modi di viverla in maniera più distaccata e consapevole. Soprattutto per noi, sinceramente parlando, non per qualcosa, ma perché in questo periodo ci troviamo di fronte a tante sfide planetarie provocate dai segni fissi in atto. Intendo nello stesso periodo di questo corridoio energetico che sarà vigente sino al 27 maggio, no? Da una parte abbiamo il Sole, Mercurio e Urano in Toro, che per quanto vada a influenzare soltanto il 26° grado del nostro Sole, ascendente o luna natale, qualche effetto maggiorato per la terza decade è da tenere in considerazione. Poi vorrei anche ricordare la presenza di un Marte in Leone. In poche parole, questo possiamo considerarlo il ciclo lunare più sfidante di tutto l'anno 2025. Per noi intendo, no? E ve ne parlerò sinceramente perché sarà di utilità sia per me stessa che per voi. Detto ciò, transito lunare che va un po' a pizzicarci interiormente in quel bisogno di indipendenza emotiva, che già ci contraddistingue, ma nel contempo ci spingerà a voler stabilire una connessione più autentica con le nostre emozioni. Quindi sembra un po' un controsenso se stiamo a rifletterci su. Di conseguenza saremo un po' costretti a penetrare in questo abisso sconosciuto plutoniano. Ma anche perché non c'è effettivamente un altro modo di trasformazione delle energie, soprattutto quando si parla dell'archetipo dello Scorpione, che ricordo in questo momento non è soltanto vigente sulla luna piena, ma persino su Lilith in Scorpione che va a rafforzare a maggior ragione i suoi effetti. Diciamo così, per chi non ama molto l'introspezione o quel bisogno di guardarsi più profondamente da dentro, questo è un transito che potrebbe dare un po' di noia. A differenza di chi è già abituato in qualche modo a ricercare questo tipo di approccio, che ne sarà da una parte favorito attraverso l'accettazione di questa densità, che in ogni caso ci richiederà di dover attraversare questa fase di intensificazione emotiva. Nulla però toglie il fatto che dobbiamo comunque esserne preparati, soprattutto al fatto che in queste 2 settimane, più o meno, la luna in Scorpione ci spingerà a dover ricercare una connessione vera con le nostre emozioni, ma nel frattempo anche un confronto alla sfera relazionale, che è uno dei primissimi argomenti in cui la sua energia va a manifestarsi invisibilmente. In poche parole, se solitamente ricerchiamo un distacco emotivo sotto questo punto di vista, la luna in Scorpione ci motiverà a dover affrontare una ricerca di connessione più intima e profonda per garantire quella leggerezza dalle densità emotive e mentali che derivano dalle ombre del nostro passato, in modo che poi con il prossimo ciclo lunare, che andrà a riflettersi in senso propositivo nei nostri riguardi finalmente, sia con la luna nuova in Gemelli, ma anche con la luna piena in Sagittario, si possa esercitare l'attrazione di una nuova energia a contatto con la nostra consapevolezza emotiva, ma soprattutto dei nuovi inizi e nuove esperienze da vivere nel nostro cammino terreno. In tutto questo, quindi, ci verrà richiesta una trasformazione energetica quasi alchemica delle nostre energie emotive e mentali per riuscire in questo nuovo intento che ci darà l'opportunità di ricreare una nuova immagine di noi stessi, che tuttavia non è alterata dalle tendenze emotive del passato. Per il momento è tutto, o quasi, e restate nei paraggi perché ci sentiremo molto presto con i transiti ravvicinati che sono comunque curiosi, importanti per mettere in chiaro come funzionano certe energie planetarie, ma soprattutto per capire come utilizzarle,
ma poi ci sentiamo soprattutto con l'appuntamento speciale che è dedicato a Saturno in Ariete, nel quale parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale e visto che vi riguarda in prima persona, non mancate. A presto e un bacione, mi raccomando, eh. Carissimi figli di Giove e Nettuno, me stavo a dimenticare. Questo spazio è completamente dedicato a voi soltanto, sia per chi possiede un sole in pesci, un ascendente e una bella luna in pesci. Dunque, la luna in Scorpione per voi non rappresenta di fatto una sfida personale a livello astrologico, perché semmai nei vostri riguardi formerà un bel trigono d'acqua, che però va a rinforzare notevolmente la vostra capacità sensibile ed emotiva. Anzi, mi correggo, non solo la vostra, ma bensì tutto quel contenuto impalpabile delle emozioni di tutti i 12 archetipi zodiacali che ne verranno comunque coinvolti. Giustamente in aspetto astrologico i segni che ne verranno maggiormente favoriti, oltre che il vostro segno, sono il Cancro e lo Scorpione stesso e poi la Vergine e il Capricorno. A differenza invece degli altri segni fissi che dovranno in qualche modo un po' controbattere contro queste energie più dense a livello emotivo per raggiungere quella trasformazione che viene comunque richiesta non solo da questo corridoio energetico lunare, che ricordo tra le altre cose resterà vigente sino al 27 maggio, ma persino da un Saturno nel vostro archetipo e da una Lilith in Scorpione. Detto ciò, transito lunare che movimenterà notevolmente il vostro mondo interiore, cioè le vostre acque profonde, ove risiedono i sentimenti più intensi, ma nel contempo anche quei richiami della memoria. Vi parlo di memoria perché l'acqua è l'elemento che governa la memoria atavica delle nostre esperienze precedenti e non solo di questa vita attuale. In poche parole, a contatto con tutta quella particolare sinergia delle emozioni più profonde, no? Che voi comunque conoscete abbastanza bene perché fa parte un po' del vostro mondo, così come delle vostre tendenze interiori. E se non fosse stato presente l'archetipo del toro, soprattutto su Mercurio, questo corridoio energetico lunare poteva creare anche su di voi un senso di smarrimento proprio a contatto con le vostre sensazioni. Quando parlo di corridoio energetico lunare sembro una matta, ma intendo la distensione del periodo in cui camminerà questa luna in Scorpione, che sarà appunto sino al 27 maggio, In poche parole, dalla parte, se vogliamo, di ottava alta di questa potente luna, su di voi verrà richiamata quell'opportunità di spingervi oltre, in qualche modo alla riconnessione con la vostra anima e non quanto con la vostra personalità. Ecco spiegato che un Mercurio nel segno del Toro che governa prettamente l'energia psichica, che si riversa nella nostra dimensione fisica e che abbraccia anche la personalità dell'uomo, no? Vi donerà comunque un senso di controllo, un senso di obiettività maggiore, che è veramente fondamentale di fronte a una luna in Scorpione di questo tipo. E non solo, perché vi guiderà a connettervi con il vostro inconscio, dove risiedono proprio quelle emozioni e quelle pulsioni più profonde. A volte anche respinte perché dimenticate a causa dei traumi precedenti emotivi, che è l'argomento madre di Lilith in Scorpione. E per chi ha già ascoltato lo speciale che avevo svolto tempo fa su Lilith, avrà una vaga idea di quanto stia dicendo, no? Garantendovi da una parte quell'intensità nel percepire le vostre emozioni, questo sì, anche i vostri sentimenti personali, in una maniera sempre formidabile, ma nel contempo anche più distaccata, soprattutto per alleggerire quelle parti ombra, delle quali ci verrà richiesto in qualche modo da questa luna in Scorpione di liberarci. Ricapitolando, non si tratterà di un percorso così semplice per ognuno di noi, e questo non lo metto in dubbio, però comunque a voi vi darà in cambio quella consapevolezza nuova e intensificata o ritrovata sul vostro mondo interiore, ma specialmente come esso agisce nella vostra realtà fisica.
Per il momento è tutto, quasi, e restate nei paraggi perché ci sentiremo molto presto con i transiti ravvicinati, che sono comunque importanti. Questo per mettere in chiaro come funzionano certe energie planetarie e non solo, anche per imparare ad utilizzarle a nostro vantaggio, no? Ma specialmente il prossimo appuntamento importante e speciale da segnare in agenda è dedicato a Saturno in Ariete, nel quale parlerò anche delle influenze su ogni segno zodiacale, compreso anche il vostro. Non mancate, eh? A presto e un bacione!